La nascita delle criptovalute. Libertà o illusione? 1, 2, 3. Applause, please. Negli ultimi anni, le criptovalute hanno cambiato per sempre il concetto di denaro. Thank you. Nate con Bitcoin nel 2009, promettevano un mondo libero dalle banche, dove ogni transazione fosse decentralizzata, trasparente e sicura. Una rivoluzione tecnologica che ha aperto la porta a nuove opportunità, ma anche a nuovi pericoli. Accanto ai progetti legittimi come Ethereum, Cardano e Litecoin, sono nate migliaia di monete digitali senza alcun reale valore. Tra queste, una in particolare ha segnato la storia delle truffe finanziarie globali. OneCoin, fondata nel 2014 da Ruja Ignatova. It is really a pleasure for me to be here 1.5 years after we launched our cryptocurrency OneCoin. Una donna bulgara con studi a Oxford e un passato nel mondo della finanza. Invece OneCoin veniva presentata come la Bitcoin del popolo. Ma in realtà non esisteva alcuna blockchain né alcuna tecnologia dietro le promesse. Era solo un sistema piramidale travestito da rivoluzione digitale. In pochi anni, più di 3 milioni di persone in oltre 175 paesi investirono i propri risparmi, generando oltre 4 miliardi di dollari svaniti nel nulla. E nel 2017, mentre le prime indagini internazionali prendevano forma, Ruja Ignatova scomparve, senza lasciare traccia. Da sempre l'uomo sogna la ricchezza, un sogno antico che nei tempi moderni ha trovato una nuova forma, la promessa dei guadagni facili. Nel mondo digitale, dove tutto sembra possibile, l'idea di moltiplicare il proprio denaro con un click è diventata una tentazione irresistibile. Negli anni 2010, mentre Bitcoin cresceva e diventava un fenomeno globale, milioni di persone iniziarono a cercare la prossima grande occasione. E in quel desiderio di libertà finanziaria, molti finirono per confondere l'innovazione con l'illusione. È in questo clima di speranza e ingenuità che una donna cominciò a progettare qualcosa di straordinario. Ma non dire cazzate, ho truffato solo un po' di gente. The Bitcoin Killer. Ruja Ignatova era diversa. Nata in Bulgaria nel 1980, si era trasferita in Germania da bambina. Laureata a Oxford e con un dottorato in diritto commerciale, conosceva bene le regole della finanza e anche le sue zone d'ombra. Ambiziosa e determinata, studiava i più grandi imprenditori del mondo. Leggeva libri su Steve Jobs, Warren Buffett, Richard Branson. Sognava di diventare una leggenda. Ma ho capito che, per attirare l'attenzione, dovevo inventare qualcosa. Qualcosa di nuovo, affascinante e apparentemente rivoluzionario. Qualcosa che unisse la promessa di ricchezza al linguaggio della tecnologia. E per farlo mise nel mirino i punti deboli della mente umana: la speranza, l'avidità e la fiducia. E così nacque l'idea, una criptovaluta per tutti, facile, veloce e accessibile. Un concetto perfetto, almeno in apparenza. Nel 2014 Ruja Ignatova fonda ufficialmente OneCoin Ltd, con sede a Sofia in Bulgaria. Il progetto prometteva di superare Bitcoin grazie a una tecnologia più semplice e a un sistema educativo per investitori. Ma in realtà OneCoin non aveva alcuna blockchain verificabile. Era solo un database interno controllato dalla stessa azienda.
La crescita fu rapidissima. Attraverso seminari, eventi e campagne globali, OneCoin attirò più di 3 milioni di investitori in oltre 175 paesi. Le persone acquistavano pacchetti formativi che in realtà erano quote virtuali di una moneta inesistente. Era solo questione di tempo prima che il castello di carte crollasse. Nel 2016 i primi sospetti emergono. Le autorità di Germania, India e Regno Unito iniziano a indagare. Banche centrali avvertono che OneCoin non è una criptovaluta, ma il sogno, alimentato da marketing e fede cieca, continua a crescere. Nel 2016 la rete di OneCoin comincia a incrinarsi. In diversi paesi iniziano ad emergere dubbi, denunce, sospetti. La promessa della nuova moneta mondiale si trasforma lentamente in un caso di frode internazionale. Le banche centrali emettono avvisi pubblici e in molti iniziano a chiedersi dove finivano davvero tutti quei soldi. Weltweit sucht die Polizei nach dieser Frau, Ruja Ignatova, bekannt als Crypto Queen. Nel frattempo, all'interno dell'organizzazione cresce il caos. I dirigenti iniziano a lasciare l'azienda, alcuni arrestati, altri spariti. E mentre il castello crolla, Ruja Ignatova svanisce nel nulla. Era l'ottobre del 2017. Il suo ultimo volo registrato parte da Sofia, in Bulgaria, diretto ad Atene, in Grecia. Dopo quel viaggio, nessuna traccia, né movimenti bancari, né contatti, né immagini. Negli anni successivi, le indagini si allargano. L'FBI, l'Europol e l'Interpol classificano OneCoin come una delle più grandi truffe finanziarie della storia. Secondo le stime ufficiali, tra il 2014 e il 2017 sarebbero stati sottratti oltre 4 miliardi di dollari in tutto il mondo. Nel 2022 l'FBI inserisce Ruja Ignatova nella lista dei 10 criminali più ricercati al mondo. Bulgarian woman has been placed on the FBI's top 10 most wanted list for allegedly running a cryptocurrency scam. Ruja Ignatova, who became known as the missing crypto queen, has been accused of defrauding victims out of more than $4 billion. OneCoin has been described as one of the largest Ponzi schemes in history. Vi dicono che sono una ricercata internazionale. Mi hanno accusata di frode telematica e riciclaggio di denaro, ma adesso io mi trovo in un mondo migliore. Eppure nessuno sa dove sia. Giravano voci inquietanti. Alcune fonti investigative e giornalistiche hanno riportato che Ruja sarebbe stata uccisa dai suoi stessi collaboratori criminali, tagliata a pezzi e gettata nel Mar Ionio. Altri sostengono che sia viva, che abbia cambiato identità grazie a chirurgia plastica e documenti falsi, forse nascosta in Medio Oriente o in Europa dell'Est. Negli ultimi giorni prima della scomparsa avrebbe detto a suo fratello: Cozze, comprami un biglietto per Atene. Lì mi aspetteranno delle persone, sarò protetta da loro. Proprio suo fratello è stato arrestato nel 2019 a Los Angeles. Ha collaborato con l'FBI fornendo informazioni sul sistema OneCoin e ha scontato 5 anni di prigione negli Stati Uniti prima di tornare in Bulgaria. Oggi di OneCoin rimangono solo conti bancari sequestrati, processi aperti e milioni di vittime che attendono giustizia. E una domanda che, dopo tutti questi anni, resta sospesa. Ruja Ignatova è ancora viva o il suo impero è crollato insieme a lei? Un caso che ha mostrato come, nell'era digitale, la fiducia possa diventare una moneta pericolosa. Ruja Ignatova aveva capito prima di molti che nel mondo moderno la percezione conta più della verità, che bastano abiti eleganti, parole giuste e una promessa di libertà finanziaria per conquistare milioni di persone, e che il desiderio di credere può trasformare anche la menzogna più fragile in una fede incrollabile. Oggi le criptovalute sono una realtà,
regolamentate, studiate, controllate. Ma dietro ogni nuova moneta digitale, dietro ogni opportunità che promette guadagni facili, si nasconde sempre lo stesso rischio, quello di credere senza capire. OneCoin è crollata, ma il suo fantasma aleggia ancora, nei forum online, nelle pubblicità ingannevoli, nei sogni di chi pensa di poter cambiare vita in un giorno. Perché non è la tecnologia a truffare le persone, sono le persone, a volte, a truffare la fiducia degli altri.